Founded in Gold nasce da una coincidenza, perché stavamo lavorando alle celebrazioni dei nostri 80 anni con le foto bianco e nero, la linea del tempo, ma questa narrativa parla sì del passato, ma dice niente del presente. Se non che nel girovagare, cosa che facciamo spesso, in questo caso sui Pirenei, abbiamo trovato una cava abbandonata, che veniva utilizzata molto dagli anni 20 agli anni 50, ma che aveva una storia di milioni di anni, con questo materiale con vene d'oro su un fondo d'argento, e quindi l'abbiamo riscoperta. Abbiamo fatto riaprire la cava, adesso abbiamo un'esclusiva a livello mondiale di questo materiale. Il nome Albedor nasce un po' dal momento in cui è stata trovata. Al mattino presto, la luce radente del sole, quando colpisce queste vene d'oro, le illumina e esalta con delle microombre le differenze di texture, diciamo, vene che hanno una matericità diversa rispetto al fondo della pietra. Albedor è la reincarnazione perfetta di quello che Salvatori è. Nel momento in cui troviamo una nuova pietra, un nuovo marmo, cerchiamo subito di capire quali potrebbero essere le modalità affinché questo materiale possa dare il meglio di se stesso. Alla fine siamo degli editori della pietra. E per cui l'abbiamo, diciamo, declinato in 3 narrazioni diverse. Uno più architettonico, che è appunto questa finitura che abbiamo disegnato assieme ad Elisa Ossino, una parte più intima che è stata interpretata con la collezione The Small Hours di Patricia Orchiola, che ricordo aveva pensato questa collezione pensando alle ore della notte, le ore più intime. E poi anche una narrativa più tecnica, perché quest'anno abbiamo lanciato anche questa collezione di questi piatti doccia con una vasca d'acciaio, una lastra di pietra 2 centimetri costante, che dà la possibilità al progettista di lavorare con un prodotto altamente tecnologico, ma senza privarsi della bellezza e dell'essenzialità della pietra con cui lavora. Quello che penso Salvatori ha un senso del design che non si limita alla pietra. Il Fontane Bianche, ricordo, era nato nella fattispecie da un ritorno mio da un viaggio che chiamai Elisa Ossino, perché volevo realizzare un rubinetto ma che avesse un color peltro, quando erano gli anni in cui i rubinetti venivano ancora fatti in tutt'altre finiture. Avevamo bisogno di un partner tecnico con cui sviluppare questa cosa e pensai immediatamente a Daniela Fantini, che è un'amica e peraltro secondo me una delle aziende più belle nel settore della rubinetteria, per cui lanciamo Fontane Bianche con quello che all'epoca ci sembrava essere il disegno più coerente con quello che volevamo esprimere, e quest'anno, quando ci siamo messi a lavorare all'estensione della linea di Fontane Bianche, ci è capitato tra le mani uno dei bozzetti delle versioni che alla fine non avevamo utilizzato, ma non perché non ci piacesse, ma perché era probabilmente per quel momento più adatto l'altro. Per cui non abbiamo fatto altro che risvegliare questa idea che era rimasta in un cassetto per diversi anni, che lanciamo ufficialmente ora al Salone del Mobile ed è visibile sia in pompa magna all'interno del loro showroom e ovviamente in forma ridotta, perché noi abbiamo spazi più dedicati alla pietra che non ai rubinetti, però anche qua da noi.